Buenas! Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Oggi ho preparato per voi un video veramente spettacolare. Ho dovuto studiarci molto tempo, ma sono pronto per offrirvi le 100 curiosità sul mondo dei samurai. Ancora oggi è possibile trovare e acquistare delle katane giapponesi che sono appartenute a dei samurai storici per cifre che vanno oltre i 20.000 euro. Il dono migliore da parte di un samurai verso il suo padrone era quello di presentargli la testa del nemico, naturalmente ben pulita e perfettamente pettinata. La pratica dello tsujigiri, ovvero la pratica di tagliare una persona a caso per vedere se la spada tagliasse, fu messa fuori legge nel 1597. Una katana misura in media circa 60 cm. L'armatura del samurai portava dei simboli per poter riconoscere il suo rango, la regione da dove proveniva e gli emblemi e i simboli della propria famiglia. Uno dei simboli più abituali tra i samurai era quello della libellola. La libellola infatti, come è noto, non può volare all'indietro e questo rappresentava che un samurai sarebbe andato sempre avanti. La casta dei samurai fu definitivamente abolita nel 1868. I samurai di classe più alta molte volte abbattevano e uccidevano delle persone dalle quali ritenevano di essere stati offesi. Fin quando il samurai avesse avuto una persona testimone dell'insulto, non avrebbe sicuramente passato dei guai. E visto che molti samurai nobili avevano con sé sempre un aiutante, diciamo che avevano sempre una testimonianza molto collaborativa. L'impugnatura usata oggi per studiare le principali arti marziali di spada non corrisponde all'impugnatura usata dai samurai nell'antichità. In Giappone potete visitare Kakunodate, letteralmente la città dei samurai. Passeggiando nel parco di Ueno a Tokyo potrete imbattervi in una statua di un uomo massiccio che porta al guinzaglio un cagnolino. Questo non è altro che Saigo Takamori, uno degli ultimi samurai e amante dei cani. L'alimentazione del samurai consisteva principalmente in riso, zuppa di miso e pesce. Tutt'oggi in Giappone il riso è uno degli elementi principali, ma nell'antico Giappone il riso bianco era considerato un lusso. Normalmente i samurai consumavano 3 pasti al giorno, mentre i nobili 2. I monaci invece mangiavano una volta al giorno. Ai bambini samurai veniva loro dato per l'allenamento delle spade di legno già all'età di 3 anni, per passare poi a allenarsi con una spada vera all'età di 7. Il film L'ultimo samurai del 2003, interpretato da Tom Cruise, è basato su eventi reali riguardanti la storia di Saigo Takamori. E a proposito di Saigo Takamori, c'è da segnalare che era alto ben 182 cm. E visto che l'altezza media dei samurai a quei tempi era di 1,58 m, potremmo dire che Saigo Takamori è stato l'unico vero samurai gigante del Giappone. Ogni samurai sapeva che la propria spada incarnava la sua anima, quindi per questo cercava di trattarla al meglio e molte volte a queste spade veniva dato addirittura un nome. I Jin Samurai erano delle persone che lavoravano ancora come contadini, ma che all'occorrenza offrivano i loro servizi da samurai. Il primo film sui samurai è del 1825, si intitola Orochi ed è del regista Buntaro Futakawa. Il più grande collezionista di spade al mondo è stato il dottor Walter Amex Compton. Era un medico che iniziò la sua collezione nel 1930. Pensate che nel 1992, l'anno della sua morte, ne aveva collezionate ben 1300. La katana antica più costosa è stata venduta a un collezionista anonimo per la cifra record di 450.000 euro. I samurai per divertimento e anche per allenamento giocavano a un gioco simile al calcio dove si doveva palleggiare una palla chiamato Kemari. La classe sociale conosciuta come Shizoku, che si fuse con i samurai, continuò ad essere riconosciuta fino alla seconda guerra mondiale. Akira Kurosawa, la mente creativa che sta dietro a film e capolavori come I 7 samurai, è considerato uno dei registi più influenti della storia. È stato nominato nel 1998, l'anno della sua morte, Asiatico del secolo, per la categoria arte, letteratura e cultura. Uno spettacolo comico sui samurai che fece impazzire gli americani fu presentato da John Belushi durante le riprese del famoso show Saturday Night Live. Il personaggio interpretato da John Belushi è un personaggio che aveva già presentato Akira Kurosawa in un suo film, tale Yojimbo. In queste sue scenette John Belushi rappresentava questo samurai come alle prese con degli improbabili lavori, che facevano molto ridere gli americani. Le donne comuni che volevano frequentare e sposare un samurai potevano mettere a disposizione del samurai tutti i loro averi per essere accettate come una specie di serva. Fra i doveri richiesti c'era quello di rendersi disponibili ai rapporti sessuali 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alla settimana.
Per imparare a tirare con l'arco da cavallo, i samurai avevano un allenamento molto particolare. Liberavano infatti dei cani che, lasciati liberi di correre, venivano poi inseguiti a cavallo dal samurai che cercava con l'arco di colpirli. I samurai in genere si rifiutavano di fare qualsiasi lavoro manuale perché si sentivano di far parte di una casta superiore. I kabukimono erano samurai che non lavoravano per nessun padrone, con l'abitudine di vestirsi con abiti stravaganti e molte volte si travestivano anche da donna. Okazaki Masamune è il fabbro forgiatore di spade del Giappone più famoso al mondo, vissuto dal 1264 al 1343. La leggenda vuole che le spade del famoso fabbro Muramasa fossero maledette e che potevano essere estratte solo se poi bagnate nel sangue. All'età di 13 anni il famoso spadaccino Musashi fu pesantemente offeso da uno studente più grande di lui. Si sfidarono a duello e non solo Musashi sconfisse il suo avversario, ma lo colpì talmente forte che il malcapitato iniziò a vomitare sangue e poi morì. La prima spada katana curva, così come la conosciamo, fu forgiata nella provincia di Yamato, intorno al 700 d.C. Un fabbro di nome Amakuni infatti notò che molti samurai tornavano dalle battaglie con le spade in pessime condizioni. Decise così di creare una nuova spada con una nuova forma che si adattasse meglio agli usi della battaglia. Ed ecco che riuscì nel suo intento, creando così la nuova spada per i samurai che si rivelò ottimale per tagliare il nemico e praticamente indistruttibile. I samurai non si separavano mai dalla propria spada, arrivando a dormire con lei nel letto. Al di là delle 1000 tecniche viste nei film, le tecniche principali del samurai erano solo 5, ovvero dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, da destra verso sinistra, da sinistra verso destra e di punta. Nel 1960 in Giappone venne fondata un'associazione per il recupero e la produzione di spade giapponesi come la tradizione ha sempre voluto. Oggi un fabbro che vuole il riconoscimento della propria spada deve fabbricare le katane nello stesso modo in cui veniva forgiata 1000 anni fa. Oggi in Giappone viene prodotto un bokken denominato Soruke Bokken e prodotto con Iso-no-ki, un legno di un albero giapponese. Il costo di questo bokken al singolo pezzo è di circa 200 euro. Il primo libro sui samurai fu scritto nel 1900 di Michio Nakamoto e si intitola Bushido, l'anima del Giappone. Prima di partire per una battaglia in cui probabilmente avrebbe perso la vita, il samurai doveva uccidere moglie e figli se questi non avevano per sostenersi. A causa del loro stile di combattimento e appunto della spada che prevedeva l'uso di entrambe le mani, i samurai non usavano lo scudo. In realtà lo scudo esisteva e si chiamava te da te e infatti molti lo usavano ed era molto utile per proteggersi dalle frecce dei nemici. Le spade venivano catalogate per efficacia di taglio in 4 gruppi. Il gruppo di spade più taglienti era detto Saijo o Wazamono. Le migliori spade giapponesi sono quelli antecedenti al 1300. Infatti da quella data in poi le spade diventarono anche oggetto di regalo e quindi la tecnica per la produzione di alcune spade cambiò. Quindi è per questo che i collezionisti cercano prevalentemente spade dal 1300 andando indietro nel tempo, perché sono le uniche spade che venivano usate esclusivamente per combattere. In Giappone venivano forgiate le okatane, era una spada particolare della lunghezza di 90 cm che poteva essere usata sia in duello che sul campo di battaglia. In alcuni casi i samurai più abili erano in grado di padroneggiare l'uso di 2 spade contemporaneamente. Il samurai più famoso di tutti i tempi ancora oggi in Giappone è Oda Nobunaga. Oltre ad essere un eccezionale guerriero e stratega, Nobunaga mise in moto tutta una serie di eventi che portarono a riunire il Giappone, portando così la pace e scrivendo alcune leggi che sono ancora tuttora in vigore nel Giappone moderno. L'armatura del samurai poteva arrivare a pesare anche oltre 30 kg. L'ultimo caso di seppuku avvenuto con il metodo tradizionale del samurai, ovvero col pugnale sventrandosi, risale al 1970 e fu messo in atto dal giapponese Yukio Mishima, che dopo aver proceduto al rituale dello sventramento si fece tagliare la testa da un suo amico. La moneta giapponese usata ai tempi dei samurai si chiamava mon. Per comprare una spada abbastanza economica, un samurai doveva sborsare 1500 monete d'argento, che equivalevano a circa 1 anno e mezzo del suo stipendio. Tradotto in soldi attuali fanno circa 7500 euro. Per un samurai comprare una spada da un fabbro leggendario, voleva dire tirare fuori la leggendaria cifra di circa 40.000 euro, una somma che era a disposizione di pochissimi samurai. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a mettere like se vi è piaciuto questo video, vi invito a iscrivervi al canale e lasciare qualche commento, perché se amate il Giappone, le arti marziali e tutto quello che riguarda questo meraviglioso mondo, non potete che aiutarmi a portare avanti questo progetto. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate like e ci vediamo al prossimo video. Domo arigato!